Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial utilizzerò il Chuck Lurex della Tessiland nella variante rosa Lurex e panna Lurex. Sono gomitoli da 100 grammi per 380 metri di lunghezza. La casa consiglia di utilizzare l'uncinetto dal 2 al 2,5. Io in questo caso lavorerò a filo doppio, quindi lavorerò con l'uncinetto del numero 6. Prima di iniziare vi ricordo che se non lo avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi tutorial. Detto questo, iniziamo. Allora, prima di iniziare vi spiego un attimino cosa sono andata a fare. Intanto vado a lavorare a filo doppio, quindi inizio con il rosa, 2 fili di rosa, filo doppio, e poi arrivate a metà, vedete a metà quasi vicino al seno, faccio un filo rosa e un filo panna per fare, vedete questa, per creare questa sfumatura. Andremo a lavorare a pannelli, quindi faremo 4 pannelli, uno sul davanti, uno sul dietro e 2 per le maniche. Questa misura è una taglia 42, quindi andate a prendere, per le misure più grandi andate a prendere la metà della vostra circonferenza e andate a fare delle maglie a rilievo, una davanti e una dietro. Io ho fatto 3 giri di maglie a rilievo, dopodiché ho iniziato il punto waffle. Sono andata avanti per naturalmente la lunghezza che desideravo. Arrivando a un certo punto ho fatto delle spalline. Terminata la cucitura ho fatto il collo, quindi ho fatto 3 giri di maglia a rilievo, uno a uno. Ho iniziato i pannelli delle maniche, ho fatto la lunghezza della manica che mi serviva, dopodiché ho fatto delle maglie, qui è cucito con delle maglie basse. Per quanto riguarda la misura, io ho 38-39 cm come larghezza e come altezza ho 47 cm, che adesso ve lo dico subito, ho 47 cm. A questo punto partiamo col tutorial. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo le nostre catenelle. Io qui ho montato un po' di catenelle per farvi il campione, anche perché il motivo che andiamo a fare è semplicissimo. Il motivo che andiamo a fare è un multiplo di 3, quindi 3 più 2. Nel mio progetto originale ho montato 53 catenelle. Allora, montate le nostre catenelle, io faccio 2 catenelle in più, vedete, 1 e 2, entro nella quarta dall'uncinetto, quindi la seconda maglia alta, vado a fare la seconda maglia alta, entro nella maglia successiva, maglia alta, quindi andiamo a ripassare tutte le catenelle a maglia alta. Ripassata la catenella a maglia alta andiamo a fare il secondo giro. Nel secondo giro andremo a lavorare il punto waffle, quindi vado a fare una catenella, volto il mio lavoro, quindi la prima maglia qui che viene la andiamo a lavorare alta, quindi andiamo ad aprire il giro con una maglia alta, chiudiamo il giro con una maglia alta, quindi per questo era multiplo di 3 più 2. Allora la prima maglia viene lavorata a rilievo davanti, quindi entro nella maglia, vedete subito dopo, quindi la maglia successiva, entro da una parte e esco dall'altra parte, quindi vado a lavorare una maglia a rilievo davanti. Nelle 2 maglie successive, quindi 1 e 2, vengono lavorate semplicemente a maglia alta, quindi entro nella maglia successiva e lavoro maglia alta, maglia successiva, maglia alta. Ecco qua, quindi una maglia a rilievo, 2 maglie alte, la maglia successiva, entro da una parte, esco dall'altra parte, quindi il rilievo davanti. Nelle 2 maglie successive maglia alta e maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, maglia successiva, quindi viene lavorata a rilievo davanti. Nelle 2 maglie successive maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Maglia successiva, maglia a rilievo. Quindi entro da una parte, esco dall'altra e la lavoro a rilievo davanti. Nelle 2 maglie successive maglie alte.
quindi proseguiamo per tutta la riga. Quindi abbiamo chiuso la riga con una maglia alta, quindi apriamo con una maglia alta, chiudiamo con una maglia alta. A questo punto noi in questo giro abbiamo fatto una maglia a rilievo, 2 maglie semplici. Adesso andiamo a fare, nel secondo giro andiamo a fare 2 maglie a rilievo e una maglia semplice, quindi vado a fare una catenella e volto il mio lavoro. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, apro il giro con una maglia alta. Adesso dobbiamo fare 2 maglie a rilievo, che poi ve ne accorgete perché escono, vedete, escono un pochino, e 1 e 2 maglie a rilievo e una maglia semplice. Vedete che questa è dentro, quella che c'è a rilievo sul dritto la prendiamo normale davanti, qui dietro, diciamo, vedete? Quindi qui abbiamo lavorato le 2 maglie semplici, dal rovescio andiamo a lavorare 2 maglie a rilievo. La maglia che abbiamo lavorata dal dritto l'abbiamo lavorata a rilievo, sul rovescio la andiamo a lavorare semplicemente una maglia alta. Vedete che qui ci sono le 2 maglie che, vedete, escono un pochino, si vedono proprio che escono un pochino, quindi da questa parte le abbiamo lavorate semplice, da questa parte le andiamo a lavorare a rilievo. Quindi prendo il filo, quindi 1, entro da una parte, esco dall'altra, e 2. Qui c'è la maglia, vedete, la maglia a rilievo, una maglia a rilievo, da questa parte la andiamo a lavorare semplice, ecco qui. Quindi qui ci sono le 2 maglie, qui sono semplici, da questa parte sono semplici, da questa parte diventano a rilievo. 1 e 2. Quindi qui c'è la maglia, vedete, la maglia alta, quindi viene lavorata una maglia alta. Qui 2 maglie a rilievo, quindi 2 maglie a rilievo e una maglia lavorata semplice. Quindi qui abbiamo la maglia, vedete, la maglia che qui è a rilievo, sul dritto è a rilievo, mentre sul rovescio passa maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro da una parte, esco dall'altra e lavoro 1 e 2 maglie a rilievo. La maglia che c'è sotto viene lavorata a maglia alta. Queste vengono lavorate a rilievo davanti, quindi 1 e 2. Questa, la maglia alta, viene lavorata a maglia alta semplice. Qui abbiamo le 2 maglie alte, 1 e 2, vedete, si vedono benissimo che sono 2, vengono lavorate a rilievo. Quindi 1 e 2. Qui abbiamo l'ultima maglia, vedete, a rilievo davanti, quindi giriamo il lavoro, quindi davanti viene a rilievo, dietro passa come maglia alta. Lavoriamo una maglia alta e qui abbiamo l'ultima maglia alta, quindi andiamo a chiudere il giro con una maglia alta. Ecco qui, abbiamo finito, vedete, il secondo giro del nostro motivo. Andiamo a fare il terzo giro. Vado a fare una catenella, volto il mio lavoro, ecco qui, vedete che qui ho subito la maglia a rilievo e le 2 maglie alte, sotto abbiamo le 2 maglie alte, sopra abbiamo la maglia alta, quindi andiamo a lavorare le maglie come si presentano. Quindi la prima andiamo a lavorare a maglia alta e la seconda la andiamo a lavorare a rilievo. Vedete, queste alte e queste sono basse, vedete, queste sono dentro e queste fuori, quindi andiamo a lavorare la maglia a rilievo davanti e le 2 maglie che sono dentro, vedete, queste sono dentro, andiamo a lavorare le 2 maglie semplici, 1 e 2. Qui abbiamo la maglia alta a rilievo davanti, quindi andiamo a lavorare la maglia alta a rilievo davanti. Quindi qui abbiamo le 2 maglie dentro e andiamo a lavorare una e 2 maglie
alte. Qui abbiamo la maglia fuori, quindi la maglia a rilievo davanti, e andiamo a lavorare la maglia a rilievo davanti. Quindi qui le 2 maglie alte, 1 e 2, qui la maglia a rilievo, quindi la andiamo a prendere a rilievo davanti. Continuiamo per tutta la riga. Allora, terminato anche questo giro, andiamo a voltare il lavoro, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, lavoriamo la prima maglia alta e poi iniziamo a lavorare le maglie come si presentano. Quindi queste sono 2 maglie fuori, vedete, 2 maglie fuori, una maglia dentro, quindi andiamo a lavorare le 2 maglie fuori, le andiamo a lavorare a rilievo davanti. È un motivo semplicissimo, quindi 1 e 2, appunto, non c'è da confondersi. Quindi avevamo 2 maglie fuori, le abbiamo lavorate a rilievo davanti. Adesso c'è la maglia dentro, questa qui, andiamo a lavorare semplice, una maglia alta. Quindi queste, le 2 maglie fuori, vengono lavorate a rilievo davanti, 1 e 2. La maglia dentro viene lavorata semplicemente a maglia alta. Vedete che si formano, sono già formati i quadretti, vedete i quadretti? Viene veramente grazioso il quadretto. Allora continuiamo per quest'altro giro, quindi le 2 maglie a rilievo davanti, 1 e 2, poi viene la maglia dentro, vedete, questa dentro viene lavorata a maglia alta, le 2 maglie fuori, vedete che sono fuori, questa è dentro, si vede benissimo, vedete, queste sono fuori e questa è una maglia dentro, quindi queste vengono lavorate a rilievo davanti, 1 e 2, e questa viene lavorata a maglia alta semplice, quindi queste a maglia a rilievo davanti, 1 e 2, questa semplice. Quindi proseguiamo per tutta la riga a lavorare le maglie come si presentano. Allora, a questo punto vedete che già si sono formati già i quadretti, vedete? Quindi apriamo il giro con una maglia alta, chiudiamo il giro con una maglia alta. A questo punto andiamo a voltare il lavoro, quindi andiamo a fare la maglia alta. Qui vedete che c'è la maglia alta fuori e le 2 dentro, fuori dentro, vedete? Mentre da questa parte risultano essere le 2, vedete, le 2 maglie fuori, la maglia alta dentro. È un lavoro semplicissimo, quindi questo giro dobbiamo fare la maglia a rilievo, quella fuori la andiamo a lavorare a rilievo, mentre le 2 dentro, vedete, le 2 maglie dentro, le andiamo a lavorare semplicemente a maglia alta. Quindi maglia a rilievo, questa fuori, maglia a rilievo, le 2 maglie semplicemente a maglia alta, quindi rilievo maglie alte, rilievo 2 maglie alte, rilievo 2 maglie alte e così via. Poi giriamo naturalmente il lavoro e diventano 2 rilievo, una normale, 2 rilievo, una normale e così via per tutto il pannello. Adesso lascio il campione e andiamo nei pannelli originali. Allora, ho preso i miei 2 pannelli originali e ho fatto 2 spallini in tutti e 2 i pannelli, vedete, sono perfettamente uguali. Quindi ho fatto 2 giri, quindi ho fatto andata e ritorno e ho tagliato il filo. Poi da questa parte andata e ritorno, taglio il filo allo stesso modo il secondo pannello. Quindi per quanto riguarda le spalline ho fatto 5 quadretti da questa parte, 5 da questa parte e 7 li ho lasciati, 1 2 3 4 5 6 7 per l'apertura della testa. Lo stesso modo ho fatto anche il secondo. A questo punto andiamo a cucire, praticamente andiamo a cucire sia le spalline che il laterale. Quindi io metto dritto, giro il secondo pannello con dritto e vado a fare prima una cucitura alle spalline e poi vado a prendere la misura per lo scalfo della manica. Quindi andiamo a fare la cucitura alle spalline. Quindi io ho lasciato un pochino di filo, sempre in 2 colori.
Allora, terminate le cuciture, vedete, alle spalline, qui siamo sul rovescio del lavoro. A questo punto andiamo a prendere dei segnapunti e mettiamo dei segnapunti appunto per ricavare lo scalfo della manica. Vado a fare 16 cm di manica, quindi la metto, il primo segnapunti lo vado a mettere in questa maglia qui, ecco qui, ok? Quindi questo è lo scalfo della manica, quindi io ho 16 cm come scalfo della manica e per me va bene. Io sto facendo una taglia 42, quindi per la taglia più grande dovete andare a prendere la vostra circonferenza, quindi partire con l'elastico più largo. Ecco, a questo punto andiamo a fare una cucitura fino al marcapunti qui, quindi partiamo con la cucitura da questa parte, quindi entro nella prima maglia qui e nella prima maglia dall'altra parte. Terminate le cuciture, sia vedete ai laterali che alle spalline, a questo punto prima di occuparci delle maniche andiamo a rifinire tutto il collo, quindi ho deciso di fare le maglie a rilievo, quindi partiamo dall'ultima maglia, questa qui, e andiamo ad entrare, andiamo a fare maglia bassissima e 2 catenelle. Entriamo qui, andiamo a fare la maglia alta, passiamo nella maglia successiva, quindi qui c'è la maglia alta, quindi andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, passiamo nella maglia successiva, andiamo a fare altre 2 maglie alte, quindi entriamo qui, maglia alta, quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie, questo giro del collo. Allora, sono arrivata all'ultima maglia, quindi vado e mi chiudo nella catenella iniziale con una maglia bassissima, quindi entro qui nella catenella e vado a fare una maglia bassissima. Allora, iniziamo le maglie a rilievo. Quindi di questi giri a rilievo io ne faccio 3, totale farò 3 giri di maglia a rilievo. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia proprio sotto la catenella, vedete questa, e vado a lavorare la maglia a rilievo davanti, quindi maglia a rilievo davanti, passo nella maglia successiva, rilievo dietro, maglia successiva, rilievo davanti e così via per tutte le maglie, una rilievo davanti e una rilievo dietro. Quindi 3 giri totali e poi ci vediamo qui per fare le maniche. Allora, ho terminato i 3 giri per quanto riguarda il collo. A questo punto occupiamoci della manica. Per andare a fare la manica dobbiamo creare altri 2 pannelli per le maniche, quindi io il primo già l'ho creato, vedete, ho fatto il primo pannello per la manica. Adesso faremo sempre dal rovescio, lo giriamo dal rovescio e andiamo a fare una cucitura qui. Allora, per quanto riguarda la manica dobbiamo fare 44 maglie, multiplo di 3 più 2. Per il colore, per il cambio colore, io ho unito vedete, il panna e il rosa, ho tolto un filo di rosa e ho unito il panna, vedete, quindi ho fatto solamente un colore, solamente 2 fili di rosa, mentre qui ho tolto un filo di rosa e ho aggiunto un filo di panna, ho fatto, diciamo, questi 2 colori insieme.
Per quanto riguarda le misure, vi ricordo che questa è una taglia S, quindi come circonferenza io ho 38 cm e come altezza io ho 46 cm. A questo punto, terminato il collo, andiamo a fare le maniche. Allora, io per la manica ho montato 44 catenelle, sempre multiplo di 3 più 2. Quindi andiamo a montare le nostre catenelle. 1, 2, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 maglie. Quindi questa è la larghezza della mia manica. Vado a fare 2 catenelle, quindi entro nella quarta dall'uncinetto e vale come seconda maglia alta, perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle. Quindi entro nella quarta, vado a fare maglia alta, catenella successiva, maglia alta. Quindi ripassiamo tutta la catenella a maglia alta. Allora, ho ripassato tutta la catenella a maglia alta. A questo punto andiamo a fare il prossimo giro, quindi vado a fare una catenella e volto il mio lavoro, quindi andremo a lavorare una maglia a rilievo davanti e 2 maglie semplici. Quindi questo è il primo giro del motivo. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, a rilievo davanti, e nelle 2 successive vado a lavorare 2 maglie semplici, 1 e 2 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, una a rilievo davanti, 2 maglie alte semplici, 1 e 2, una a rilievo davanti e 2 maglie semplici, 1 e 2. Quindi continuiamo per tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, quindi sono andata a terminare il giro, quindi iniziamo con una maglia alta, terminiamo con una maglia alta. A questo punto andiamo a fare il secondo giro del motivo. Una catenella, giriamo il lavoro, quindi adesso siamo sul rovescio del lavoro, quindi questo è il dritto del lavoro, questo è il rovescio del lavoro. Quindi andiamo a fare una maglia alta all'inizio, quindi qui abbiamo le 2 maglie che sul dritto erano maglie alte semplici e sul rovescio diventano maglie alte a rilievo. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro da una parte, esco dall'altra e vado a lavorare una maglia alta, filo sull'uncinetto, entro da una parte, esco dall'altra e vado a fare una maglia alta. Quindi qui c'è la maglia, vedete, dentro questa maglia che sul dritto è, vedete, sul dritto del lavoro è a rilievo davanti, mentre sul rovescio diventa una maglia alta semplice. Quindi entro qui e vado a fare maglia alta. Le 2 maglie alte che sul dritto erano maglie alte normali, maglie alte semplici, sul rovescio diventano maglie alte a rilievo. Quindi 1 e 2. Qui c'è la maglia alta, sul dritto abbiamo la maglia alta a rilievo davanti, sul rovescio diventa una maglia alta semplice. Quindi lavoriamo una maglia alta. Quindi continuiamo per tutta la riga. Allora, terminato anche questo giro, vedete che già i quadretti prendono forma, quindi passiamo al prossimo giro. Quindi faccio una catenella, volto il lavoro, iniziamo sempre con una maglia alta, quindi siamo sul dritto del lavoro. Quindi sul dritto del lavoro le maglie che erano a rilievo sul rovescio diventano maglie alte semplici. Quindi andiamo a lavorare 2 maglie alte semplici, vedete, 1 e 2. Quella che era a rilievo, vedete, quella che era semplice dal rovescio diventa a rilievo sul dritto, quindi la lavoriamo a rilievo. Quindi 2 maglie, 2 maglie semplici, 2 maglie alte semplici, una maglia alta a rilievo, 2 semplici e una a rilievo. Vedete, è semplicissimo. Ok, quindi vedete che già i quadretti prendono forma. Quindi quelle che abbiamo sul rovescio del lavoro
quindi due maglie alte a rilievo e una maglia semplice, sul dritto del lavoro diventano due maglie semplici e una a rilievo, e così via per la lunghezza naturalmente che ci serve per la nostra manica. Quindi andate avanti con i giri fin quando non raggiungete la lunghezza desiderata, e poi ci vediamo qui per continuare. A questo punto, terminata il primo pannello, per andare a agganciare il pannello dobbiamo raccogliere le maglie della manica, quindi io ho deciso di raccogliere tutte le maglie a maglia bassa. Quindi io nel pannello della manica ho 44 maglie, quindi andiamo a fare 44 maglie basse. Quindi 2, io la prima me la segno con un segnapunti, quindi siamo a 2, 3, 4, 5. Andiamo a raccogliere tutte le maglie, 44 maglie basse, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato di raccogliere, vedete, raccogliere 44 maglie basse. A questo punto, vedete, io lascio il filo della manica e vado a prendere il pannellino della manica. Ecco qui, il primo pannello della manica. Allora, dobbiamo fare la cucitura, quindi dritto, lo giro dal rovescio, vedete, sono sul rovescio del lavoro. Qui ho lasciato un poco di filo per andare a fare la cucitura. Quindi rovescio, vedete, sono sul rovescio del lavoro, quindi entro nella prima maglia, sarebbe questa, e vado a fare questa cucitura. Allora, continuiamo a fare tutta la cucitura fino alla fine e ci vediamo qui per continuare. Allora, terminata la cucitura, vedete, ho fatto la cucitura, io sono sul rovescio del lavoro, ho messo il segnapunti, quindi questo è dove deve venire cucito con lo scarfo della manica, mentre questo è il polsino. Io prendo dove c'è il segnapunti, prendo la manica, quindi devo cucire questa parte, entro da questa parte della manica, e vado ad entrare così, vedete? A questo punto andiamo a togliere i segnapunti, andiamo a togliere tutte e due, vado nella prima maglia qui, entro da questa parte e mi vado a portare il filo dietro, quindi prendo il filo della lavorazione, vedete? E lo porto dall'altra parte, ecco qui, a posto. Allora andiamo a fare delle maglie basse, una catenella, entro nella seconda maglia, vedete, seconda maglia da una parte, seconda maglia dall'altra parte, e vado a fare maglia bassa, maglia successiva, maglia bassa, quindi maglia bassa da una parte, maglia bassa dall'altra parte, entriamo da una parte e dall'altra e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi 44 maglie abbiamo nel maglioncino, 44 maglie abbiamo sulla manica, quindi le maglie sono uguali. Quindi entriamo da una parte e dall'altra e andiamo a fare una maglia bassa, quindi continuiamo per tutta la nostra manica.
Terminata la cucitura vado a chiudere, vedete, nella prima maglia con una maglia bassissima, taglio il filo e vado a nascondere il filo di lavorazione. Quindi tagliamo il filo, quindi faccio un nodino qui, ok, e questa è la manica, quindi la giriamo, ok, e questa è la nostra manica, vedete, viene veramente graziosa con questa diciamo cucitura, vedete, viene la cucitura così. A questo punto andiamo a fare il polsino, quindi ogni 2 maglie vado a fare una maglia, quindi vado a fare una diminuzione, quindi entro qui, vabbè, entriamo da questa parte e andiamo a fare maglia bassa, quindi salto 2 maglie, quindi 1 e 2, entro qui nello spazietto della terza maglia qui e vado a fare una maglia bassa, salto 1 e 2, entro qui e faccio una maglia bassa, quindi 1 e 2, entro qui e vado a fare maglia bassa, vedete, vado a fare direttamente una diminuzione, quindi ogni 2 maglie vado ad entrare, vedete, nello spazietto qui e vado a fare maglia bassa, quindi continuiamo per tutto il giro. Allora, raccolte tutte le maglie, quindi io avevo 44 maglie, ora ho 22 maglie. A questo punto andiamo a fare un'altra diminuzione, quindi andiamo a fare, faccio una catenella, entro nella prima maglia, vado a fare maglia bassa, entro nella prima maglia e nella seconda maglia così e vado a fare una maglia bassa, quindi ho fatto una diminuzione, quindi andiamo a fare altre 5 diminuzioni sempre a maglia bassa. A questo punto adesso andiamo a fare il polsino, quindi ci alziamo con 1, 2 e 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, entriamo, vedete, nella seconda maglia, andiamo a fare tutto il giro di maglie alte. Allora, arrivati alla fine, qui c'è la catenella, mi vado a chiudere nella catenella, nella terza catenella qui iniziale, quindi entro con una maglia bassissima. Allora cominciamo le maglie a rilievo, quindi una maglia a rilievo davanti, una maglia a rilievo dietro, come abbiamo fatto naturalmente, come abbiamo fatto il collo. Quindi faccio una catenella, passo nella catenella sotto, vedete, prendo il filo sull'uncinetto, entro da una parte, esco dall'altra e vado a fare una maglia a rilievo davanti, quella accanto, subito dopo vado a fare il rilievo dietro, quindi vado a fare tutto il giro, una maglia a rilievo davanti, una maglia a rilievo dietro per tutto il giro. Allora, arrivati alla fine mi vado a chiudere nella catenella iniziale, qui nella maglia alta iniziale, con una maglia bassissima. A questo punto voi o vi fermate a un giro di maglia a rilievo oppure ne andate a fare un altro. Io ho deciso di farne 3 come il collo, quindi questo è il primo, ne andrò a fare altri 2. Completiamo il polsino della manica, nascondiamo naturalmente tutti i fili di lavorazione e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.